Se l'uomo è il centro e il fine della società, sia a livello nazionale che internazionale, si deve ancora una volta affermare con forza che una situazione di intrinseca disumanità caratterizza il mondo, creando condizioni esplosive per la pace internazionale. Se lei farà questo, automaticamente noi la prenderemo e la porteremo all'aeroporto. Va bene, sono d'accordo. Voi fate il vostro lavoro, io faccio il mio. Arrivai lì, strappai i sigilli, intanto tutti fotografavano, poi spalancai la porta e dissi: qui presente c'è Aylwin, confermiamo lui come il leader dei democratici cristiani cileni. L'Europa aveva delle responsabilità gravi. Se non si liberava dal peso coloniale, era inutile che andasse in giro a presentarsi come protagonista di una nuova stagione di libertà e di democrazia nel mondo. Però io volevo andare molto più in là. Ho lavorato perché questo comitato diventasse un Parlamento, l'Assemblea congiunta. Assemblea parlamentare congiunta, 78 parlamentari di Africa, Caraibi e Pacifico e 78 parlamentari europei. Il 94% degli organismi nati in conseguenza della legge delle ONG, le organizzazioni non governative, avevano due settori molto importanti, l'educazione e la sanità, ma due settori che dipendono dall'esterno e hanno bisogno di aiuti, mentre invece a noi interessava promuovere l'autosviluppo partendo dal profondo della società, cioè dal mondo contadino. Sempre ho sentito delle parole di Bersani: più che nominarmi i presidenti di ognuno di questi paesi di turno ai quali Bersani li ha visitato perché li doveva visitare in quanto al suo ruolo politico, mi parla dei contadini, delle persone, quelli che non hanno un nome, capite? Quando parlo con Bersani mi esprime il concetto che mi sta parlando di quelle persone di cui né lui né io sapremo mai il loro nome, ma che sono le persone che fanno l'istoria, che fanno i cambiamenti sociali. Finanziavamo noi la trafila, come si chiama in dialetto romagnolo, che portava, occorrevano $10 alla frontiera austriaca per ricevere i profughi che scappavano dalla Polonia e venivano in Italia ed erano la classe dirigente di Solidarnosc, che in buona parte è vissuta a Bologna. E De Gasperi mi guardò come fossi matto da legare, per dire che non è che andavamo nell'onda giusta, dovevamo lottare un po' contro tutti perché nessuno ci credeva a certe cose. Questo lo dico a voi che siete giovani, bisogna avere coraggio di guardare lontano, poi le difficoltà ci sono per tutti, ma molte cose si possono fare, anche se tutti ritengono che sono impossibili. E quello che mi dispiace adesso è che sono bloccato in casa quando ci sarebbero molte cose che vedo qua.